Bentrovati amici sul mio canale in cui parliamo di Paphiopedilum. Allora, questa è una pianta che non volevo prendere, che non avevo intenzione di prendere. Sono andato sul negozio di fiori e semplicemente ho trovato che c'era questo. E tutti i negozi di fiori vendono ibridi americani. Questo negozio di fiori piccolissimo, il giorno di Pasqua per fare un regalo, prendi la pianta, portala al padrone di casa che ti invita a pranzo e c'era lui, non lo potevo lasciare, quindi mi ritrovo con una pianta in più. Cosa ti ha portato la Pasqua? Lui. Andiamo a vedere in che condizioni sta. Questo dovrebbe essere un pinocchietto, dico, io ho detto alla negoziante, ma tutti i negozi hanno ibridi americani, tu hai il pinocchietto, portiamolo a casa. Abbiamo aggiunto una pianta in più. Facciamo un attimo il rinvaso perché questo è completamente asciutto. Ho visto che il substrato, il bark è completamente asciutto. Stava su un doppio contenitore, di solito ci tengono l'acqua dentro, questa volta no. Voglio vedere in che condizioni sta, giusto per vedere un po' la situazione. Allora lo tiriamo fuori, anche se il substrato sembra abbastanza decente, perché abbiamo, come sempre dico, guardate che belle radici, abbiamo come substrato il bark con la pietra pomice, quindi non è male sia come substrato che come azienda. Le radici sono extra dry, extra asciutte, ma me ne ero reso conto per via delle nervature abbastanza presenti sulla pianta. Di solito così è una pianta che sta abbastanza in sofferenza. Il fiore non ci interessa perché questo comunque sia rimane. Vi ho fatto vedere nei video che se anche li risvasiamo in pieno fiore non ci sono problemi. Allora le radici ci sono buone, quelle al centro sono andate, quindi ecco perché è importante fare il rinvaso. Io di solito il rinvaso lo faccio abbastanza subito, compatibilmente con gli impegni di lavoro. Ogni volta che faccio il video casca sempre giù una quantità industriale di roba e finito il video devo pulire sempre casa perché cascano giù tutti questi pezzettini, ma fa parte del gioco. Allora ci sono tante, perché questa è completamente asciutta, io ho un'orchidea così asciutta, un Paphiopedilum. Allora vi insegno una cosa: non devono mai asciugare perché questi si nutrono con i peletti e noi abbiamo due possibilità: o che sono radici completamente andate perché sono umide, zuppe e si staccano, rimane il filetto, oppure abbiamo questa bella situazione in cui sono secche, ma secche, talmente secche che penso che per farle riprendere manco se non le mette a bagno un mese. Vabbè, però nello stesso tempo se uno deve scegliere è meglio secco ma recuperabile piuttosto che radici andate. La radice è buona, c'è da riportarla in vita. Io adesso intanto pulisco tutto, ma questo viene via molto facilmente perché è tutto talmente secco che è una cosa finta. Poi dovrò tagliare queste radici che sono qua dentro, che sono, ecco, le vengono via a pezzi perché sono talmente secche che penso, così secche, mamma mia. Però ci organizziamo per farle riprendere. Allora, questa disposizione della radice rimarrà, è importante che rimanga perché poi riutilizzeremo lo stesso vaso, lo puliremo e la rimetteremo, questa orchidea, questo Paphiopedilum, lo rimetteremo, questo pinocchietto, nel suo vaso originale. L'importante è pulire un po' tutto, levare tutto il seccume che c'è, però la recuperiamo alla grande. Togliamo tutti i pezzetti perché poi lo metteremo in inerte, quindi è importante che ci sia una buona pulizia radicale per evitare che ci rimangano pezzi di bark, perché i pezzi di bark poi, se lo mettiamo in inerti col sistema del laccio della scarpa o di qualunque altro tipo di struttura che assorba l'acqua per capillarità, è importante che siano abbastanza pulite, se no creiamo tutti quanti pretesti per far rovinare poi l'apparato radicale. Togliamo giù tutto, ma vengono via molto facilmente perché erano attaccate, se erano umide, ma queste così secche, avevo la sensazione che fossero secche, proprio per il via del fatto, questo è incrociato con il Primulinum, anche il Primulinum fa così, se le radici tirano poca acqua cominciano a fare tutte nervature, va bene, è un pinocchietto piccolino, si vede anche che ha
il multifiore, eccolo qua, questo è il fiore che poi seguiterà ad uscire fuori una volta che è andato via. Abbiamo anche la piantina nuova che sta venendo fuori. Valeva la pena insomma spendere un secondo per rimetterlo un po' in carreggiata. Quando li prendiamo questi Paphiopedilum, ricordatevi che vengono da grossista che li ha tenuti, dal negoziante che li ha tenuti, quindi se abbiamo un negoziante esperto, bene, se abbiamo un negoziante che per praticità li lascia con 2 dita d'acqua, rischiamo che poi portiamo a casa, no, delle situazioni abbastanza delicate o perlomeno già compromesse, quindi è sempre importante quando li portiamo a casa non perdere eccessivo tempo e svasarli, controllare un po' la situazione. Sono completamente secche, non riesco a descrivervi quanto sono secche queste radici. Poi prenderanno via via forma e prenderanno via via un po' di energia. Ecco, il discorso mio è dell'inerte, l'inerte che per capillarità tirerà su acqua, tirerà su tutto, nutrimento e tutto quello che sia. La concimazione, quando avete il discorso della capillarità, ovvero sia del laccio della scarpa, la concimazione ci dividiamo in 2 categorie. C'è chi mette poco più dell'acqua, perché la pianta stando sempre a bagno con l'acqua, se rischiamo di concimare troppo rischiamo poi di far danni completi alla radice, quindi dobbiamo concimare poco, veramente poco, perché rimanendo in soluzione sempre a bagno con il laccio della scarpa tirerà su sempre concime, quindi che ce ne sia poco. Se andiamo con i micro Siemens diamone veramente pochi, poco più dell'acqua. Microconcimazione sì, però poco più dell'acqua, perché questa è una pianta che poi tirerà su in continuo. Se tira su acqua non abbiamo i sali, se la pianta tira su anche i sali rischiamo che la pianta sta completamente a bagno con il concime, quindi ecco, regoliamoci, oppure di tanto in tanto cambiamo l'acqua, cerchiamo di dare una controllata all'acqua di concimazione che non sia sempre satura di sali, satura di tutto. Guardate quanto seccume c'è all'interno, però cerchiamo di metterla in condizioni tali che questa, vedete? Dedicate tempo alla pulizia delle radici, perché poi tutto questo genera potenziale marciume per le prossime volte, quindi che tutto sia lindo e pulito il più possibile per quello che possiamo fare, per quello che ci è permesso. Cerchiamo di pulire, togliere tutti i pezzi. Guardate, qui c'è ancora un pezzo di barche, facciamo con la massima delicatezza. Ecco, questo è un altro pezzo di barche che noi abbiamo tolto, più o meno i pezzi li abbiamo tolti tutti. Per quello che riguarda il fiore, come vi ho detto in altri video, vi farò vedere, il fiore rimane lì a prescindere dall'intervento che facciamo. A meno che le radici non siano particolarmente compromesse, il fiore ce lo salviamo quasi sempre. Anzi, vi ho fatto vedere i video in cui Dendrobium phalaenopsis praticamente il fiore è andato avanti per un mese e mezzo, nonostante che non aveva radici. Ok, cerchiamo di pulire il tutto, cerchiamo di togliere tutto lo sporco e i residui vecchi che ci sono. C'è qualche pezzettino ancora di pietrapomi, facciamo delicati perché qui è tutto veramente secco, quindi non facciamo con la fretta. Andrebbero bagnati questi lavori, andrebbero fatti a radice bagnata, ma oramai qui è talmente difficile, forse per farla recuperare sarebbe da metterla a bagno per un paio di giorni per recuperarla. Però facciamo pianetto perché la radice è completamente asciutta, extra dry. Quindi quello che togliamo lo togliamo con la massima delicatezza, cioè se la forziamo tanto la radice poi parte perché è secchina via. Io penso di aver fatto quasi tutto, di aver tolto quasi tutto. Spero di non tagliare troppo, ma qualcosa stiamo lasciando come radici. Avevo fretta di fare questo rinvaso, infatti l'ho portato a casa oggi e oggi ve la propongo rimessa a nuovo. Qui c'è qualche radice, controllate sempre lo stato delle radici,
Nel dubbio tagliatele, nel dubbio non le lasciate, perché le radici poi, vedete, ci sono sempre pezzi attaccati. La pulizia è importante, soprattutto se li mettiamo in inerti. Una buona pulizia fa sì che, rimanendo poi in una quantità maggiore di umidità, non facciamo danni. Qui c'è un piccolo pezzettino, spero di aver fatto tutto, vedete? Dentro comincia a essere un pochino più pulito. Rimane un pezzettino di barche attaccato qua su, cerco di toglierlo pianetto, se no rompiamo tutto. Mi sembra che abbiamo fatto abbastanza un intervento di pulizia. Mi sembra che come pulizia dovrei aver fatto. Rimane questo pezzettino qui di, eccolo qua, andato, massima delicatezza, ha ottenuto il risultato, il bark vecchio è andato. Se fate pian pianino anche a radice secca, ecco qua. Un lavoro certosino. Facciamo una cosetta importante. Allora, il vaso è appena stato lavato e pulito. Possiamo mettere giù la nostra pianta. Questo è tutto quello che riguarda il vecchiume delle barche e della pietra pomice. E lo lasciamo qua. Mettiamo giù, prima di tutto, il laccio della scarpa. Questa è la cosa importante. Il laccio della scarpa la facciamo passare da sotto, dai buchi. Lo prendiamo, questo è una cosa importante, grappatrice, mettiamo una grappa in modo tale che più o meno si tiene. Siamo riusciti a farlo più o meno tenere, non è il massimo della stabilità, però qualcosa abbiamo ottenuto, anche che si tiene con un filo solo della grappatrice, va bene. Questa è la pianta inserita esattamente come stava prima. Inserita la pianta, facciamo altro che mettere giù l'inerte. Mettiamo giù l'inerte, andiamo giù. Delicati perché l'inerte è pesantino via, la radice è completamente secca. Quindi facciamo pian pianino per evitare macelletti alla radice, quindi facciamo con delicatezza quando mettiamo giù l'inerte, facciamolo pian pianino perché è facile rovinare la radice. Inclinate casomai un pochino il vaso in modo tale che potete mandare giù bene tutto l'inerte. Date dei colpettini per far sì che si distribuisca meglio possibile. Ok, questa è la situazione del vaso. Cerchiamo di fare con un po' di delicatezza i pezzi medi, i pezzi medio piccoli, non roba eccessivamente grande. I pezzi abbastanza medio piccolini in modo tale che si possano distribuire bene nel vaso, andranno giù, si sistemeranno, basta che diamo qualche colpettino. Non sono tutti quanti uguali i pezzettini, li stiamo mandando giù completamente. E cerchiamo di fare il meglio che possiamo, in modo tale che poi si sente anche un pochino al tatto, se abbiamo riempito o meno. Diamo dei piccoli colpettini, cerchiamo di mandare giù tutto, ci perdiamo un pochino di tempo, in modo tale che ci sia. Quando abbiamo fatto il lavoro di riempitura, lui comincerà a lavorare pian piano. Ok? Il gioco è già bello che è fatto. Eccolo qua. Più o meno abbiamo riempito tutto quanto il vaso, si sente anche a mano che è abbastanza pieno. Vogliamo dare un colpettino, lo diamo in modo tale che siamo sicuri che sia sceso giù tutto. Le radici sono extra secche, questo è legno e nel dubbio lo levo. Nel dubbio che fosse barche lo levo. Ok, il vaso è fatto. Allora, in questo contesto qui rimane solo da prendere una bottiglia e poi mettere il tutto a bagno. Se questo è troppo lungo lo possiamo tagliare e vi faccio vedere il lavoro finito. Ci siamo, il vaso è stato riempito, il laccio è stato messo più o meno a misura, ci sarà un pochino di avanzo perché
questa è una bottiglia troppo corta. L'importante è eccolo che abbiamo lasciato, se vedete, un piccolo centimetro di distanza tra il vaso e l'acqua, in modo tale che ci sia un po' di ossigenazione. Poi cambierò la bottiglia, questa è una bottiglia provvisoria, ne prenderò una un pochino più alta, se no la quantità d'acqua andrà via rapidamente. Questo è il lavoro fatto. Poi vi farò vedere come il fiore non avrà problemi, il fiore rimarrà tranquillamente qui, nessuno lo disturberà. Non so da quanti giorni è che è in fiore, però probabilmente se dovesse cadere non è per il discorso del rinvaso. Le radici abbiamo lasciate quasi tutte, abbiamo tolto un 20%, ma neanche delle radici che c'erano, quindi non abbiamo compromesso il discorso delle radici. Questo per quanto tempo rimarrà dipende da quanti giorni era in fiore nel negozio prima che lo prendessi, se no questo una mesata abbondante dura, e poi abbiamo quello nuovo che sta sotto che dovrà venire fuori, quello in successione, quello che vedete qua sotto, il successivo fiore che verrà fuori. Quindi è un multi-spike, è un multifiore. Questo è un sistema in modo tale che poi piano piano tirerà sull'acqua. L'abbiamo fissata più o meno con quelle grappette, l'abbiamo fissata a questo punto qui. E non è fissato benissimo perché la grappetta me ne è uscita solo una, l'altra è rimasta dentro, però l'importante è che sia fissato. Possiamo metterci anche una mollettina per tenerlo, il filo, il laccio, non è un problema. L'importante è che ci sia 1 centimetro d'acqua sotto, e questo lavorerà per conto suo, e poi vi farò vedere come automaticamente le radici riacquisteranno pian piano l'umidità, perché adesso c'è uno shock per la radice, si passa dall'estremamente secco, si passa all'estremamente bagnato. Però gli diamo il modo, c'è un filo solo, non ne ho messi tanti, ne ho messo uno solo, in modo tale che piano piano, poi ci sarà anche tanta dispersione, perché il filo salendo su fino alla pancia, fino a questo punto qua, capite che non sarà tutto il vaso estremamente bagnato, ci saranno dei punti dove ci sarà più umidità e meno umidità, più acqua e meno acqua a seconda di come si distribuisce all'interno del vaso. Il concime pochissimo. Uno sostiene questo, che lasciando l'acqua qui tutte quelle alghe che si formeranno faranno da nutrimento per la pianta, quindi qualcuno sostiene di non aggiungere concime ma lasciare che sia un circuito chiuso, cioè un'acqua che produce alghe, un'acqua che produce dei batteri, un'acqua che produce dei microrganismi che poi la radice tirerà su. Concime, ma mettetene poco, non lo riempite costantemente di concime, perché l'acqua evaporando riaggiungerete concime, evaporerà, riaggiungerete concime, e poi se andate a misurare quell'acqua è facile che avrete delle dosi di concime molto alte per quello che riguarda il Papiopedilum, che sia acqua sporca, non acqua, anche la microconcimazione, ma dosi più basse, perché sennò questa tirando su sempre acqua ed evaporando, asciugandosi, non vogliamo che poi arriva ad avere delle dosi di concime troppo alte per quello che loro possono sopportare, come Papiopedilum, che necessitano di dosi più basse rispetto alle altre orchidee. Bene, grazie di avermi seguito in questo video lampo, perché non potevo lasciarla tanti giorni in quelle condizioni. Grazie di avermi seguito e a presto, al prossimo video.